Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un gruppo veronese che all'esordio sa già brillare col suo buio sconsolato, potente e personale. Sono passate meno di 3 settimane da quando, su questo canale, è uscito il report del concerto che, al Bocciodromo di Vicenza, ha visto headliner i Genus Ordinis Dei. Se ti interessa, lo puoi recuperare qui in alto. In quel video ti avevamo raccontato come fossimo là non solo per il nostro apprezzamento verso la band principale, ma anche per curiosità nei confronti di una delle spalle, i Drabic. Nati a Verona nel 2018, hanno esordito nello scorso mese di settembre col full length Mannequin, un disco che mostra come, nonostante la giovane età, il gruppo abbia le idee già piuttosto chiare. E non solo quelle, al contrario di tante band debuttanti, i veneti mostrano già una propria personalità forte. Il loro suono mescola metalcore e alternative metal in qualcosa di più atmosferico della media. Oscurità, malinconia e sconforto dominano all'interno del disco. È lo sfondo su cui si muove della musica che a tratti sa aggredire con forza, altrove sciogliersi in maniera quasi psichedelica, altrove ancora impattare con le proprie melodie. In più i Drabic possono contare su svariati influssi che vanno dal groove metal alla musica elettronica. Quest'ultimo è un tappeto sempre presente che arricchisce il loro lato atmosferico. Contribuiscono alla buona riuscita di Mannequin anche ottimi dettagli musicali come la voce versatile di Marco Micheli oppure la registrazione. Leggermente grezza, e probabile lo sia volutamente, ma nitida in maniera appropriata, dà valore sia ai riff di Francesco Castagna sia al lato più espanso del gruppo. Il punto di forza vero dei Drabic è però la loro maturità, eccezionale considerando che sono all'esordio. I veronesi sono già consapevoli che non possono vivere su poche idee e quanto bene sia variare la propria formula. In effetti di Mannequin si può dire tutto tranne che a noi. Buona parte delle tracce ha la propria essenza ben distinta dalle altre. Certo, ogni tanto i veneti si dimostrano ancora un filo acerbi, con una lieve tendenza a ripetere certe impostazioni e certi tipi di melodie, ma per fortuna accade di rado. Questo difetto è tra l'altro l'origine di un'altra pecca di Mannequin. Il fatto che l'ispirazione ondeggia un po' nel corso della scaletta, con la presenza di qualche pezzo meno appariscente rispetto agli altri. Su tutti potremmo citare la title track, un pezzo metalcore fin troppo classico, seppur impreziosito dalle solite atmosfere dei Drabic, oppure Floating, poco incisiva nella sua parte principale, ma nei momenti più espansi invece funziona bene. Entrambe, a dispetto dei difetti, sono pur sempre buone canzoni. Anche per questo danno poco fastidio in Mannequin, oltre al fatto che nel disco sono molte di più le tracce che si distinguono per bontà. Per esempio si può citare la opener Black Hole, che alterna possenti passaggi metalcore con altri molto espansi. Tra i due mondi si trovano invece i ritornelli, allucinati ma liberatori, grazie alla voce di Micheli. Oppure il duo di chiusura, con Rogue Hands, di potenza graffiante di origine groove fino a refrain invece drammatici, quasi power metal, seguita quindi da Sinner's Pledge. Anch'essa segue lo stesso canovaccio, ma in maniera più radicale. Se la parte più dura è ancora più caotica, quella armoniosa risulta desolata e coinvolgente. Tuttavia, il punto più alto raggiunto dai Drabic è Prey. Tra l'inizio solenne, una serie di riff bellissimi e il ritornello che colpisce al cuore, da brividi per emozioni, è un vero gioiello. Ma anche il resto del disco, in linea generale, non è per niente male. Anzi, Mannequin si rivela un esordio davvero di alto livello. Senza dubbio i veronesi hanno il potenziale per fare ancora di meglio, con le capacità e la personalità del loro stile. Come sempre, in questi casi, solo il tempo saprà dirci come e quanto sapranno crescere. Nel frattempo, però, se ti piace il metal moderno, più scuro e alternativo, questo lavoro ti è raccomandato, e con calore. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Anche per stavolta è tutto. Conoscevi già il gruppo? Scrivicelo nei commenti oltre a mettere il like e condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!